saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester del settore ottico, e benvenuti nel canale ufficiale del sito web binomania.it. Oggi voglio raccontarvi le mie impressioni pratiche su un cannocchiale da tiro davvero interessante. Si tratta dello Zeiss LRP S3 636x56 che ho potuto testare grazie alla disponibilità del distributore italiano Bignami. Lo provate, come vedete, qui al Tavla Montagnola in provincia di Varese, e vi anticipo subito una cosa: questo cannocchiale ha la migliore escursione di alzo della sua categoria, con ben 32 Emerald, cioè 110 MOA. Ma non è tutto, offre anche un obiettivo ID di alta qualità, un reticolo illuminato con 2 scelte di colore e una torretta con sistema Zeiss Ballistic Stop e una torretta laterale per la deriva con blocco integrato. Al momento parliamo di un prezzo suggerito da Bignami di 2.769 euro e, come sempre, vi parlerò non solo delle caratteristiche tecniche ma soprattutto delle mie impressioni reali durante l'utilizzo qui al campo da tiro. Il modello che ho testato è il più potente della serie LRPS3, ma esiste anche una versione più compatta, il 425x50. Se siete quindi curiosi di vederlo in azione, vi invito a continuare la visione, ma anche a leggere l'articolo completo su binomania.it. A proposito, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivate la campanella e lasciate un like se poi vi piacerà questo contenuto. Quindi sedetevi comodi che iniziamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Il cannocchiale, come vedete, è stato montato sulla mia carabina Savage 110 High Country in calibro 223, anch'essa è distribuita in Italia da Bignami. Il corpo tubolare ha un design sobrio ma robusto, con finitura anodizzata nera e satinata che riduce anche i riflessi. Il tubo è da 34 mm di diametro, perfetto quindi per un'ottica pensata per il tiro sportivo di precisione. Il modello, con obiettivo da 56 mm, misura 384 mm e pesa all'incirca 1100 grammi. È completamente impermeabilizzato, testato per resistere fino a 400 millibar ed è operativo tra i meno 25 gradi fino ai 56. Come la tradizione Zeiss è riempito in azoto per prevenire l'appannamento interno. Ma non è finita qui. Prima di essere messo in commercio, infatti, ogni cannocchiale LRP viene sottoposto a una serie di test estremi: shock termico da meno 40 a più 50 in pochi minuti, vibrazioni e urti per ben 90 minuti consecutivi, immersioni complete in acqua e pioggia simulata e persino un test che simula un rinculo di un 460 di calibro. A questo si aggiunge anche la camera salina, dove il cannocchiale resiste per 24 ore senza corrodersi, a differenza di una lamina metallica di controllo che si ossida visibilmente. Insomma, Zeiss non scherza in questo caso quando si parla di affidabilità. Parliamo adesso del selettore di ingrandimento. Il range va da 6 a 36x, è perfetto per chi pratica tiro a lunga distanza. La leva di regolazione che state vedendo si chiama anche Hand Grip Lever, è grande, anch'essa zigrinata e facilmente afferrabile anche con i guanti, le mani sudate, appunto i guanti da tiro, e volendo è anche rimovibile. La scala degli ingrandimenti è ben leggibile, incisa sul selettore da 6 fino a 36x, con step che comunque risultano chiari e progressivi. Il movimento è fluido, preciso e senza giochi. È un piacere quindi da utilizzare anche per sessioni prolungate. Adesso vediamo insieme le torrette, sono 3 in totale. La torretta a sinistra ospita la batteria per l'illuminazione del reticolo. Si può scegliere tra luce rossa e verde, entrambe con 5 livelli di intensità. Tra un livello e l'altro ci sono posizioni intermedie per spegnere rapidamente l'illuminazione senza dover girare tutto il selettore. Dal punto di vista pratico, di giorno ho preferito la luce verde, che è più visibile, con forte luminosità al tramonto o comunque in ombra
e meglio il rosso, che stanca quindi meno l'occhio. Solo la sezione centrale del reticolo si illumina, così il punto di mira, ragazzi, rimane chiaro senza riflessi fastidiosi. Subito vicino troviamo anche la ghiera della parallasse, regolabile da 10 metri. Avrei preferito una scala più dettagliata, magari con tacche intermedie più precise, ma tutto sommato il sistema funziona bene e si distinguono visivamente le zone corrispondenti ai vari intervalli di distanza, quindi dai 10 metri sino all'infinito. La torretta balistica per la regolazione della caduta del proiettile utilizza il sistema Ballistic Stop di Zeiss, che consente un ritorno allo zero preciso in maniera rapida. Contiene un dispositivo meccanico che sposta verticalmente il reticolo del suo intero campo di regolazione con più di 4 giri completi. La regolazione prevede un click pari a 0,25 MOA o a 0,1 millirad, a seconda di cosa si scelga al momento dell'acquisto. Come già accennato, il modello 636x56 offre un'escursione totale in elevazione di ben 110 MOA. Questo è un valore davvero eccellente per un utilizzo long range anche con calibri tipo il 22 e il 223. Si tratta quindi, come potrete vedere nell'immagine, di un design multigiro a sollevamento con incisione a doppia fila. La torretta, dal diametro di circa 40 mm, è zigrinata e dotata di 3 grani di regolazione disposti a 120 gradi, che consentono di rimuovere facilmente il coperchio per un rapido posizionamento dello zero. I click sono netti, precisi e ben spaziati, con una sensazione tattile e di fiducia che è veramente eccellente. Dopo alcune prove al poligono ho verificato che ogni click corrisponde esattamente a 0,25 MOA, come dichiarato da Zeiss. Come molti sapranno, infatti, le case produttrici indicano la misura teorica dello spostamento del reticolo per ogni click, ma a volte le tolleranze meccaniche possono generare delle piccole deviazioni che possono essere magari impercettibili a 100-200 metri, ma che diventano significative a distanze superiori ai 500.000. Per questo motivo è fondamentale verificare l'accuratezza effettiva della torretta. Il metodo che uso è semplice: basta stampare o comprare una stadia di riferimento, posizionarla a 100 metri telemetrati, ancora meglio sarebbe misurati con una bindella, verificarne la perfetta verticalità in base al reticolo e procedere alla regolazione per tutta l'escursione dei click. Di solito uso cannocchiali 1000, quindi questa volta ho dovuto utilizzare, essendo un click per 0,25 MOA, una stampa che ha autogenerato con passi da 0,73. Quindi sono i classici 0,25 MOA a 100 metri. Nel mio test la verifica ha mostrato uno scostamento praticamente nullo e in linea con quanto dichiarato dalla casa madre. Sono quindi salito e sceso con la torretta varie volte, verificando un'ottima precisione meccanica. Ritengo questo test migliore delle rosate, perché in quel caso, ragazzi, incide l'errore umano, il vento o altre condizioni. La cosa importante ovviamente è avere ben fissato la carabina sul rest, magari con delle fascette per il momento, oppure il cannocchiale smontato su un solido treppiede. Personalmente io utilizzo entrambe le situazioni, anche se sono solito sfruttare un treppiede fotografico molto resistente per fissare con maggior precisione il cannocchiale. Un'altra caratteristica fondamentale di un cannocchiale da tiro definibile come long range è la presenza di un reticolo complesso, spesso indicato come il significato ad albero di Natale. Zeiss in questo caso ha scelto il reticolo ZF MOA-I illuminato, progettato principalmente per il tiro di precisione, ma è adatto anche per l'attività venatoria a lunga distanza. Il reticolo è suddiviso in tacche da un MOA, con numerazione pari per un rapido riferimento. I punti di compensazione laterale sotto la linea centrale sono posizionati con incrementi da 2 MOA, consentendo quindi di compensare efficacemente l'effetto del vento senza agire sulle torrette, usando invece il sistema hold over, quindi direttamente nel reticolo. Essendo poi posizionato sul primo piano focale, vi ricordo che il reticolo scala proporzionalmente all'ingrandimento, rendendo quindi le misure sempre coerenti e utilizzabili in qualsiasi fattore di zoom.
Dal punto di vista ottico invece lo Zeiss LRP S3 636x56 impiega un grande obiettivo da 56 mm, capace di raccogliere una notevole quantità di luce fondamentale per il tiro a lunga distanza, anche in condizioni di bassa luminosità. Zeiss dichiara l'utilizzo di elementi ED, quindi a basso indice di dispersione, che migliorano la nitidezza e riducono drasticamente le aberrazioni cromatiche. Per quanto riguarda invece l'oculare e al sistema di ingrandimenti dello Zeiss LRP-S3, vi posso confermare che, come avrete già capito, il range è molto ampio, quindi va da 6 a 36, ideale sia per l'identificazione rapida del bersaglio che per una osservazione dettagliata a lunghissima distanza. Il campo visivo lineare a 100 metri varia da 6,8 a 1,1 metri, ovvero da 3,9 gradi a 0,6 gradi di campo reale, a seconda dell'ingrandimento scelto. L'estrazione pupillare è molto generosa, tra gli 80 e i 90 mm. Questo quindi assicura ottimo comfort anche con calibri potenti e la possibilità di utilizzare occhiali da tiro. Sulle lenti poi troviamo il classico trattamento multistrato Zeiss T, che garantisce una trasmissione luminosa, in questo caso dichiarata del 90%, i Victor HT sono del 95%. L'obiettivo è ben protetto all'interno della campana interiore, riducendo riflessi laterali e flare. Inoltre la superficie esterna delle lenti dell'obiettivo e dell'oculare è trattata con la tecnologia Zeiss Lotutech, che è un rivestimento idrofobico che fa scivolare via acqua e sporco, mantenendo nel contempo una ottimale visione anche sotto la pioggia in ambienti umidi. Non manca poi la caratteristica e piacevole colorazione che vedete rosso robino, che ormai è iconica su molti prodotti al top della gamma Zeiss. Per quanto riguarda invece la pupilla di uscita, essa varia in base all'ingrandimento. A 6x è di 8,8 mm, quindi ideale per condizioni di luce scarsissima. A 36x ovviamente si riduce a 1,6, mantiene comunque una buona luminosità centrale. Durante i test poi ho notato una quasi totale assenza di luce parassita o diffusa ai bordi della pupilla di uscita, quindi la zona rimane, diciamo così, pulita e nitida anche al massimo ingrandimento. Adesso provo a esporvi, a sintetizzarvi le aberrazioni ottiche, anche se nell'articolo troverete maggior precisione a riguardo. Al centro del campo, grazie alle lenti ED, la correzione cromatica è eccellente, anche a 25x in situazioni di forte controluce e contrasti elevati. Le immagini risultano nitide e soltanto in condizioni di illuminazione difficile si nota una lieve frangia verde-violacea sui bordi molto contrastati dei soggetti appunto più contrastati, ma questo poi è un dettaglio marginale perché comunque la nitidezza è elevata. Anche l'aberrazione cromatica vi devo confermare che è ben controllata. Un altro punto di forza è la planarità dell'immagine, ossia la curvatura di campo è praticamente assente e quindi l'immagine in tutto l'intervallo di ingrandimento rimane nitida dal centro ai bordi. Infine c'è una lieve distorsione angolare progettata ovviamente in fase di creazione di questo cannocchiale da tiro, che è a cuscinetto, è più evidente a bassi ingrandimenti e non disturba assolutamente l'utilizzo, anzi nei movimenti in panning la visione resta molto naturale e scorrevole, quindi ideale anche per lunghe sessioni osservative, magari su tiri dinamici. Ho testato, come vedete, lo Zeiss LRP-S3 principalmente al poligono, su distanze tra 50 e 300 metri, anche se questo cannocchiale è progettato per il vero tiro long range. Il poligono dove mi alleno ha purtroppo linee di tiro fino a 200 metri. Ho avuto il permesso speciale di posizionare il gong balistico fino a 300, però non ho potuto verificare direttamente l'uso a distanze superiori, ma ho testato la precisione delle torrette con i metodi che vi ho esposto e osservando ovviamente dettagli a lunghissima distanza.
Allora ragazzi, ho appena terminato la sessione di tiro pratico. A livello di meccanica è molto preciso, gustatevi i risultati, e anche la leva per la rotazione del selettore di ingrandimento è molto utile. Piuttosto che ruotare il corpo, vedete la manopola, si va ad agire sulla leva, molto preciso. La distanza interpupillare è questa distanza, ottimo cerchio di immagine, bordo del diaframma di campo nettissimo, reticolo eccellente. Adesso addirittura ho provato a utilizzare vari tipi di illuminazione del reticolo e si vede anche con questa luce. Torretta in alzo precisissima, la deriva funziona egregiamente, anche se oggi non c'è stato il caso reale di utilizzarla, l'ho sfruttata solo per verificare se poi nel rientro verso lo zero funzionava tutto con dovizia. Obiettivo molto luminoso, nitido, insomma è un cannocchiale che veramente mi piace per il tiro qua al poligono, lo consiglio a tutti gli appassionati. Il prezzo è elevato, ma per le prestazioni che ha, per questo reticolo sul primo piano focale, la sua precisione meccanica, la qualità ottica, direi che senz'altro un cannocchiale oltre l'entry level, quindi già una fascia medio-alta per appassionati già esigenti. Perfettissimo, guardate, per il tiro a poligono è molto molto divertente. Adesso vi lascio alla sintesi dei pregi e difetti e poi alla conclusione. Passiamo quindi a definire in sintesi, spero, le mie impressioni ottiche riguardo la meccanica. Per ciò che concerne la parte ottica, lo Zeiss LRP si è dimostrato molto luminoso e nitido, anche se con una trasmissione dichiarata del 90%, infatti, ve l'ho detto prima, non arriva ai livelli delle versioni Victory HT che sono del 95%. La resa cromatica è naturale, neutra, con ottimo contrasto anche nelle giornate uggiose sotto la pioggia leggera. Rispetto ad altri cannocchiali, come ad esempio il Baris XTR Pro che utilizzo spesso, lo Zeiss mi è parso fornire immagini più nitide e contrastate con colori più corretti. Anche ai massimi ingrandimenti il campo rimane più corretto e con meno aberrazione cromatica e mi è parso che consente di distinguere dettagli migliori anche in ambienti più difficili, come ad esempio il controluce e il sottobosco. Per quanto riguarda invece il reticolo, vi posso dire che è ben visibile anche in pieno giorno. Consiglio il colore verde se lo volete illuminare per aumentare il contrasto senza riflessi, magari nelle giornate un po' uggiose e senza perdita di nitidezza. Per le condizioni notturne e crepuscolari, ove consentito, preferisco il rosso perché oltre ad avere una luminosità più bassa è ideale anche per adattare al meglio la pupilla perché non si restringe troppo. Le tacche del reticolo invece sono risultate discrete e non hanno disturbato la visione, specialmente in ingrandimenti medio-bassi. Essendo posizionato sul primo piano focale, ovviamente il reticolo scala proporzionalmente all'ingrandimento e quindi avrete sempre la corretta stima e la corretta misura. Per quanto concerne l'estrazione pupillare, ve l'ho detto poco fa, è confortevole, quasi 9 cm, ma il comfort visivo è proprio ottimo, anche la conformazione dell'oculare. La gestione del rinculo poi in realtà dipende anche dalla postura e dall'esperienza del tiratore. In ogni caso posso dire che il rapporto qualità-prezzo, lo Zeiss LRP-S3 offre una precisione meccanica veramente notevole. I test su click verticali, sulla scala MOA e sul ritorno allo zero hanno confermato una precisione praticamente perfetta, 0,25 MOA esatti per click, che un errore misurato è stato praticamente inesistente. Questa precisione fa la differenza rispetto a cannocchiali di fascia medio-bassa, dove mi è capitato di misurare dei click che in realtà dovevano essere di 0,73 addirittura in 0,68, con conseguenti errori a distanze superiori. La torretta di alzo è eccellente, click netti, precisi, con un'ergonomia ottima. Il sistema di azzeramento è rapido, anche se personalmente avrei preferito un meccanismo di sgancio rapido più veloce del coperchio, ok? Quindi due levette rapide magari piuttosto che i 3 grani da svitare. Nel complesso però la torretta è solida e funzionale, ovviamente sono un po' pesanti per l'attività venatoria ma sono perfette per il tiro al poligono. Hanno regolazioni fini, 0,25 mO, ve lo ripeto, e quindi perfette per aggiustamenti precisi in fase di gara. La torretta per la derivazione laterale mi ha convinto, ha un ottimo sistema di bloccaggio che è pratico e non richiede di svitare il tappo per regolare i click, evitando quindi
non solo la perdita del coperchio, ma anche l'usura a volte della filettatura. Questo sistema infatti vi protegge anche dalla polvere e dall'usura nel corso dei mesi. Un design quindi meccanico che è risultato secondo me ben studiato e degno di nota, come poi ci si aspetterebbe sempre da Zeiss. Vediamo in sintesi di parlare dei pregi e dei difetti. Tra i pregi posso citare l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ampio e sfruttabile range di ingrandimento da 6 a 36x, nitido e contrastato, con una buona luminosità anche in condizioni difficili, campo visivo nitido fino ai bordi in tutte le regolazioni di ingrandimento, reticolo sul primo piano focale di alta qualità, ad albero di Natale, ben illuminato e facilmente utilizzabile anche di giorno con l'illuminazione. Sistema zero stop progettato da Zeiss, preciso e affidabile. Sistema di bloccaggio per la torretta della deriva laterale, pratico e robusto. Meccanica risultata precisa con click effettivi da 0,25 moa. Inoltre il feedback netto è molto affidabile, tattile. Tra i difetti, ragazzi, difficile trovare veri difetti in questo cannocchiale, anche se qualche piccolo aspetto potrebbe essere migliorato. Rispetto agli ultra top di gamma si nota la presenza di un lieve residuo di aberrazione cromatica in ingrandimenti medio-alti, ma nulla di fastidioso. C'è una mancanza, secondo me, di scala di riferimento per la regolazione della parallasse con tacche più precise, ad esempio 50, 100, 200 e così via. Tuttavia sappiamo benissimo che a volte sono proprio solo scale di riferimento. In conclusione, Zeiss con il modello LRP S3 636x56 ha creato un cannocchiale da puntamento eccellente pensato per il tiro long range, ma adatto anche agli appassionati del tiro, diciamo così, amatoriale a media-lunga distanza e per l'attività venatoria a media-lunga distanza. Non è uno strumento pensato per distanze brevi, dove la meccanica comunque potrebbe anche risultare non così necessaria una meccanica precisa, ma è perfetto per chi cerca, secondo me, prestazioni top e soprattutto oltre i 500 metri. È un prodotto per palati fini, con torrette di alta qualità, reticolo illuminato, di prim'ordine e robustezza elevata. Vi ripeto il prezzo consigliato da Bignami per il mese di agosto 2025, qui in Italia è attualmente di 2.769 euro. Io ringrazio come sempre Achille Berti di Bignami per aver fornito il cannocchiale oggetto di questo test e per avermi lasciato come sempre libero di citare le mie impressioni personali pratiche sul campo. Ringrazio tutti voi anche che mi seguite quotidianamente su questo canale, su binomania.it, su termicinotturni.it e su tutti i social associati. Mi raccomando ragazzi, avete superato i 10.000, in realtà oltre il 70% di voi non si iscrive, quindi siete veramente tanti. Per voi è sufficiente premere il pulsante per l'iscrizione, vi ricordo infatti che questo canale è totalmente gratuito e potrete sempre rimanere aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali per l'osservazione naturalistica, l'osservazione astronomica e per il tiro sportivo. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni, qui dal TAV La Montagnola in provincia di Varese presso il comune di Macagno Compino e Pedasca, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!